Nuovo mese, nuovo pacco da Rosaspina Bergamo, il nostro partner ufficiale, e nuovo unboxing, perché come sapete ogni mese il buon Stefano ci invia qualcosa da scartare e di cui parlarvi, e parliamo anche di orologi che non sempre sono orologi costosi, ma a me piace anche parlare di orologi diversi, Rosaspina, cioè orologi che toccano varie fasce di prezzo, perché sono orologi che vale la pena raccontare, perché sono orologi che spesso offrono dei rapporti qualità-prezzo molto interessanti. Non mi ricordo, come sempre, anche perché un po' il bello dell'unboxing è anche questo, non mi ricordo che cosa ho chiesto a Stefano, quindi lo vediamo insieme. Mido, che credo di ricordare di che cosa si tratta perché non lo avevo ancora provato dal vivo. E poi questo invece, vediamo un po' perché. E questo invece, sì, senza scatola, anche per una questione di facilità di spedizione, ma questo ero veramente molto curioso. Questo per esempio rientra invece secondo me già nell'orologeria di alta gamma, questo magnifico Eberhard Panda, l'Extra Fort, che richiama un po' quelli che sono gli stilemi e anche tutta la bellezza di Eberhard, secondo me. Bellissimo, diametro perfetto, calibro di tutto rispetto, Eberhard con tutta la sua qualità, tutta la sua storia. Tra l'altro abbiamo parlato di Eberhard e della storia di Eberhard in un video qui su Tok, credo un paio di anni fa. Vi invito ad andare a guardarlo. Ardiglione molto originale, a me piace sempre un sacco questo ardiglione di Eberhard fatto in questo modo. Tra l'altro Eberhard è anche la depositaria di un brevetto per la Deployant, con quella particolare chiusura di cui non ricordo a memoria il nome, ma adesso ce l'andiamo a vedere, che rende l'orologio ancora più interessante. Questo è veramente bello, Questo è proprio un bel pezzo. Vediamo subito. Il listino non è un listino basso, come vi dicevo, è un orologio importante secondo me, 4.150 euro per un Extra Fort che racchiude secondo me tutta la bellezza storica di Eberhard, che è una maison che lavora benissimo, che sta lavorando sempre meglio, secondo me, che richiede sempre più attenzione. Ed è anche il motivo per cui ho chiesto questo orologio a Stefano, cioè quello di parlare anche di aziende, di maison come Eberhard, che secondo me meritano più spazio, perché la storia, la bellezza dei suoi orologi, insomma, non può che essere a favore di questa maison, che tra l'altro oggi, come sicuramente saprete, è di proprietà italiana, con cui ho avuto anche il piacere di parlare al Vicenza Oro, allo scorso Vicenza Oro, proprio con l'amministratore delegato, anche per discutere di un eventuale progetto insieme a Tok, perché no, mi piacerebbe tanto, anche perché, come sapete, sicuramente ve ne ho già parlato, a brevissimo vi svelerò la seconda limited edition con Tok, che come sempre però non si tratta di un gadget del canale, ma si tratta di una vera e propria edizione limitata di una maison storica come Vulcan. Ve ne parlo più nel dettaglio tra qualche giorno. Ci saranno delle belle novità e anche questa bella novità di Vulcan apposta per questa nostra collaborazione. Detto questo, passiamo invece al Mido, perché se non ricordo male, del Mido, che tra l'altro è chiuso come una cassaforte, come si aprirà mai questo? Ah, ok, era semplice, così. Qui, a calamita. Va bene. Un orologio di cui ho parlato più volte in realtà, ma che non avevo ancora avuto modo di provare al polso. Facciamo subito un gioco. 1170 euro, vediamo se riesco a metterlo a fuoco. Eccolo qui. 1170 euro per un orologio che non costa poco, ma peraltro naturalmente da considerare anche con gli sconti di Rosaspina, che per gli amici di Tok sono sempre importanti. Non costa poco, ma ha anche dei contenuti. Come avrete visto probabilmente dal cinturino, avrete anche capito di che cosa si parla, ovvero il Multifort TV, un orologio che onestamente non mi ha convinto sin da subito,
Per quanto a me piaccia molto questo stile un po' anni 70, tra l'altro Mido pubblicizza questo orologio proprio con delle rievocazioni degli anni 70, degli anni 80 soprattutto, con la TV e quell'immagine di tutti i colori, quell'immagine credo che si chiami statica o qualcosa del genere. Un orologio che, dicevo, non mi ha convinto sin da subito, per quanto io per esempio sia un amante del Glassut Panomatic, ma che effettivamente ho visto che è piaciuto a tantissimi lo hanno acquistato. L'ultima versione proprio con quel quadrante con quelle bande colorate e l'edizione limitata che è piaciuta di più. Insomma, ero molto curioso di capire dal vivo, in mano, com'è questo orologio, perché fosse piaciuto così tanto, e anche in questo caso Corona a vite come l'Extrafort, e anche capire se per 1170, abbiamo detto, 1170 euro da scontare, i contenuti sono effettivamente validi, a partire innanzitutto dalla grandata che è una complicazione che a me piace tantissimo. Perché è particolare, non si vede su tutti gli orologi, anzi non è neppure facile trovarla sugli orologi, non l'avevo mai vista su orologi dal prezzo così basso, e a me piace tanto la grandata perché è una complicazione molto particolare. Praticamente la data si compone di queste due finestre, come potete vedere, che al loro interno hanno dei piccoli dischi dove su ogni disco ci sono alcune cifre, e praticamente questi dischi, andando ad intersecarsi, come potete vedere voi stessi, vanno poi a comporre il giorno del mese, e la cosa io la trovo veramente molto bella, la trovo una complicazione affascinante. Da quando la vidi al di sotto del quadrante su un Jaeger-LeCoultre reverso, ora non voglio assolutamente mischiare Mido con Jaeger-LeCoultre, però è anche vero che stiamo parlando di cifre assolutamente diverse, per una complicazione che poi in realtà funziona su Jaeger-LeCoultre e su Mido esattamente allo stesso modo, cioè come vi dicevo, con questi due dischi che vanno ad intersecarsi. È una complicazione affascinante che a questo prezzo, dicevo, non avevo mai visto, e che secondo me può risultare interessante per chi vuole qualcosa di particolare, con un design peraltro particolare, un 100 metri di impermeabilità, corona a vite, fondello avvitato, insomma un orologio con questo bel cinturino in gomma divertente, che secondo me al giusto prezzo offre anche i giusti contenuti in vista dell'estate che sta arrivando, credo almeno. Disastri a parte. E prima della recensione completa ve li faccio vedere anche al sole, perché poi al sole, come sempre, esplodono questi quadranti. Il Mido si conferma un bellissimo quadrante degradé, forse non perfetto per questo cinturino arancione, ma comunque un orologio secondo me molto molto centrato, e come dicevo mi devo abbastanza ricredere provandolo dal vivo, naturalmente contestualizzato a quello anche che il suo listino è quello che poi sarà l'eventuale sconto da parte di Stefano, da parte di Rosa Spina. E questo invece è il nostro bellissimo Eberhard Extrafort, eccolo qui, in tutta la sua eleganza, ma anche diciamo questo misto di sportività grazie ai subcontatori neri, quindi questo quadrante panda, e anche il centro del quadrante che è un quadrante praticamente possiamo definire linen, che richiama anche i motivi del Rio, della scala tachimetrica su base 1000 che potete vedere al bordo del quadrante. E naturalmente per tutti gli altri dettagli e anche per la prova polso, così dovrete aspettare dovrete aspettare per l'appunto la recensione completa sia del Mido sia dell'Extrafort, perché secondo me meritano un approfondimento maggiore entrambi. Io vi lascio con questo bellissimo cronografo, vi ringrazio e vi do appuntamento come sempre a una nuova puntata qui su TOC.